Ehi, bentornati! Come state? Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale perché ci sono molte novità interessanti in arrivo che riguardano ovviamente Malazan, ma anche il mondo del fantasy. Per esempio, importantissimo appuntamento giovedì sera il 14 su Twitch per la live della community con l'argomento principale che sarà la dimora fantasma. Non mancate, ci conto. Allora, care amiche e cari amici, siamo giunti all'ultima puntata di una serie di video che mi è piaciuta moltissimo perché ripercorre il filone narrativo della dimora che ricordo con più, vorrei dire nostalgia, ma forse angoscia e orrore ci stanno meglio. Stiamo parlando della catena dei cani, per cui capite lo stato d'animo. Beh, se vi siete persi alcuni dei video precedenti vi mando a questo link qua sopra per recuperare la playlist, ma nel frattempo chi è al passo può unirsi a me in quest'ultimo terribile viaggio. Coraggio! Andiamo! La situazione è questa: migliaia di fuggiaschi hanno finalmente raggiunto la sicurezza di Aren grazie all'estremo sacrificio di ogni soldato che ha ancora la forza di tenere in mano una spada. Duiker e Nether raggiungono i bastioni per osservare cosa sta succedendo là fuori e vedono che il pugno Coltane è arrivato fin lì, a poche centinaia di metri. Sono rimasti solo in 400 e il loro numero diminuisce di minuto in minuto. Sulle mura sono presenti il capitano Blistig, il sacerdote di Mael Mallikerel e soprattutto quella grandissima testa di granata del gran pugno Pormkal. Costui è un uomo alto, pallido e con le spalle incurvate, ha un viso magro e sudaticcio, veste come un re. È al potere ormai da circa 4 anni, ma si è sempre lasciato guidare in ogni decisione. Per esempio, su tasse e commercio ha lasciato decidere i mercanti, mentre per molte altre questioni importanti si è affidato al suo mellifluo consigliere Mallikerel. Quest'ultimo si pensa sia originario di Falar e si presenta come un uomo grasso con mani morbide, labbra carnose e i denti tinti di verde. Indossa spesso mantelli color blu oceano e si decora le dita con molti anelli. Si tratta di un sacerdote di Mael, il dio del mare, perciò ha accesso al canale Ruz. Lo abbiamo già conosciuto tramite il POV di Duiker all'inizio del nostro viaggio, quando eravamo ancora a Issar. Lo storico lo conosceva come un politico molto pericoloso, che ha scalato le gerarchie grazie alle misteriose sparizioni e alle morti di tutti i suoi avversari. Una volta che Coltane ha ricevuto il comando del settimo, Mallikerel gli ha ordinato di recarsi ad Aren per inchinarsi al gran pugno Pormkal. Ovviamente il nuovo pugno non accettò di fare tutta quella strada con l'esercito al completo solo per presentarsi al suo superiore, ma certo è piuttosto ironico che allo stato dei fatti attuali Coltane abbia fatto proprio quello. Ci avete pensato? È effettivamente arrivato fino ad Aren con l'esercito. Peccato che non incontrerà mai il gran pugno. Tornando al presente, Duiker si scaraventa su Pormkal per tentare un'ultima volta di farlo ragionare, di svegliarlo dal sonno che ha condannato a morte migliaia di persone e sta facendo morire sotto i loro occhi, sotto gli occhi di una città intera, le ultime centinaia di eroici soldati con il loro comandante martire. Ma il gran pugno è spaventato, terrorizzato, ha paura di morire e di far morire i suoi uomini, ma un cordone difensivo potrebbe ancora salvare qualcuno del settimo. Indovinate? Pormkal non muove un dito. Chissà da quanto tempo Mallikerel sta sussurrando al suo orecchio, comandandolo come un burattino. E questa scena è la più frustrante e irritante di tutto il percorso per arrivare fin qui, perché se ci aspettavamo che da un momento all'altro questo militare d'alto rango potesse fare qualcosa per i suoi sudditi, da Issar a Sanimon, in questo preciso momento lo vediamo con i nostri occhi mentre non fa nulla, mentre lascia la colpa del massacro al nemico. Che schifo. Sulla pianura, in pochi attimi, purtroppo, i nostri eroi fanno una brutta fine, anche se combattono fino all'ultimo respiro.
il comandante del clan del Corvo sta morendo. Corvo Dom non è soddisfatto, perciò lo fa crocifiggere, ma non si limita a questo. Per sbeffeggiare lo Wiccan e impedire un suo ritorno, piazza il mago Kamiz-Relo vicino alla croce, così da ammazzare in volo le centinaia di corvi che tentano di avvicinarsi a Coltaine per recuperarne i pezzi di anima. Questo gesto terribile distrugge i poveri stregoni, bambini Neil e Nestor, che contavano unicamente su quest'ultimo barlume di speranza. A questo punto Blistig chiama Squint, il migliore degli arcieri di Aren, e gli fa scagliare una freccia su Coltaine per evitargli ulteriori sofferenze. L'anima del pugno ora si libera nell'aria, annullando la magia di Relo e correndo incontro ai corvi che l'accolgono. Il giorno successivo avviene qualcosa di inspiegabile. L'armata di Aren, guidata da tutti gli ufficiali, Gran Pugno compreso, sta per uscire per andare a massacrare i ribelli e assassini. Moltissime sono le cose che non tornano in questa idea pazza. La prima fra tutte è la regola principale che ogni militare ben conosce: mai e poi mai abbandonare una posizione strategica di vantaggio sull'avversario. Questi stanno dentro una città fortificata, al sicuro dietro le mura, pronti a resistere a un assedio. No, escono per combattere a campo aperto. Porncal è pazzo. Un'altra domanda da porsi è: perché il giorno prima non voleva salvare il settimo, ma ora si precipita contro lo stesso nemico? Non ha senso. Porncal è un pazzo, e aggiungo un'altra motivazione a questo mio giudizio. Oltre a tutto ciò, si è fatto mettere in testa da Mallicarel che Coltaine, Neil, Nestor e anche Duiker hanno agito contro l'interesse e la salute dei cittadini Malazan. Assurdo. Insomma, Duiker è costretto a seguire l'esercito come un assassino prigioniero, ma si rivolge un'ultima volta al sacerdote chiamandolo Gistal, e il capitano Keneb, di passaggio lì accanto, lo sente e gli si accende una lampadina. L'intera armata Malazan incontra poco dopo l'enorme esercito ribelle e, in poche parole, Mallicarel costringe Porncal ad arrendersi e a disarmare ogni soldato. Sono circondati e non hanno più scampo. Finalmente ogni nodo viene al pettine e scopriamo che il sacerdote di Mail era fin dall'inizio in combutta con Corvo Lodom per un tradimento sottile e totalitario. Lo sconforto nel mio cuore nel leggere questa parte è assoluto. Il Gran Pugno viene decapitato sul posto, quello stupido verme che nemmeno si è reso conto di che guaio ha combinato. L'unica piccola e flebile speranza resta Aren, perché il capitano Blistig è stato avvertito da Keneb sulla famosa parola Gistal. Per questo è rimasto indietro, barricandosi dietro le possenti difese della città. Piccola digressione: dove ha sentito questo nome Keneb? Il nostro caro e vecchio Kalam, mentre erano insieme, gli ha chiesto se conosceva la parola, sentita da un ribelle che lo considerava come un dado truccato all'interno di Aren. Keneb ha fatto 2+2 e ha avvertito Blistig del tradimento in atto, convincendolo a rimanere indietro, salvando così l'intera cittadina, in attesa che arrivi la flotta dell'aggiunto Tavor. A Corvo Lodom serve 1 giorno e mezzo per crocifiggere i circa 10.000 soldati su ogni cedro della via per Aren. E l'ultimo è proprio lo storico. Pensate cosa può voler dire veder soffrire in quella maniera terribile 10.000 persone prima di essere crocifisso. Duiker è diventato infine il simbolo della resistenza, l'ultimo baluardo di un impero che non esiste più. Trafitto da chiodi laceranti, lentamente la coscienza del vecchio si spegne. Muore in questo modo barbaro e terrificante uno dei personaggi più grandi di sempre. I nostri occhi durante tutta la catena dei cani. Non possiamo far altro che ricordarlo e portarlo sempre nei nostri cuori. Se vi state chiedendo perché il Napan abbia perpetrato un crimine di guerra come questo, uccidendo soldati disarmati e appendendoli in bella vista, l'unica risposta che ci dà, seppur folle, è che in questo modo l'aggiunto sarà moralmente devastata non appena arriverà. Terrificante, vero? Si potrebbe pensare che la narrazione si concluda qui, ma proviamo a proseguire. C'è un dettaglio nel filone di Felisin che devo riportare anche qui. Quando Shaik arriva in quel punto con la sua armata, Eburik si trova proprio sotto l'albero di Duiker. Il problema
è che l'ex sacerdote di Fener in questo momento è completamente cieco e non può riconoscere il collega storico, pur sentendo che c'è qualcosa di gigantesco che gli sta sfuggendo. Chiede chi sia colui che è crocifisso lì, ma ovviamente il Gistal non gli dice la verità. Che scena! Mi rimarrà sempre impressa. Non dimentichiamo che se Felisi e Eboric sono lì vivi e vegeti, lo devono prima di tutto al vecchio. E ancora, vi ricordate l'alchimista di Darujistan? A quanto pare c'entra con la boccetta che era stata regalata a Coltane perché manda 2 piccoli esserini a recuperarla dal corpo senza vita di Duiker. Prima trovano il pezzo di stoffa che gli era stato donato dalla soldatessa, così scopriamo finalmente il nome che è Siles Lothral, ma poi recuperano quello che stavano effettivamente cercando, la fiala magica. A quanto pare non si è rotta ma solo scheggiata e il contenuto all'interno è intatto. I 2 tipi strani addirittura dicono «È lì dentro!». Infine recuperano il cadavere dello storico. Sembra quasi che ci sia una qualche possibilità di ritorno per il nostro amato vecchio. Inoltre, gli unici sopravvissuti al massacro del settimo alla fine sono Roach e Bent, ovvero il più grosso dei cani da pastore e il più piccolo dei cagnolini da salotto dei nobili. Raccolti da Truth, sarà Mappo il Trell a salvarli dopo, dando loro dei medicinali particolari molto potenti. Li vedremo ancora. Chiudiamo con l'epilogo, uno dei più belli di sempre, così carichi di speranza da lasciare il lettore incredulo. La scena si apre sulla pianura Wiccan, nel continente dei Contali. Una ragazza ha appena saputo da una levatrice che il bambino che porta in grembo è senza anima a causa di una qualche maledizione. Allora, con un dolore e una sofferenza tremendi, si allontana dal villaggio per bere un intruglio che la farà abortire, quando dal nord giunge una nuvola nera gigante, formata da centinaia e centinaia di corvi, che porta speranza a noi che stiamo leggendo, oltre che alla giovane madre e agli Wiccan. Per chi ancora si stesse chiedendo cosa significa quella stranissima scena, perché anch'io la prima volta non ho subito afferrato, si tratta della reincarnazione vera e propria di Coltane, la cui anima contenuta in quello stormo di uccelli si riverserà nel bimbo, nel grembo della ragazza. Un finale, cari amici, a dir poco strepitoso e che non mi sarei mai aspettato. E così si conclude la seconda storia del libro Malazan dei caduti. Ragazze e ragazzi, eccoci qui. Dopo 6 video molto intensi, possiamo dire di aver raccontato i principali fatti sulla catena dei cani. Mi è piaciuto moltissimo fare questo percorso con voi perché fin dalla prima lettura mi ha catturato e ammaliato, anzi vi dirò di più, penso che sia stato qui che mi sono effettivamente e finalmente innamorato di Erikson e di Malazan. Iscrivetevi al canale e condividete questo video, di certo avrete molto da dire nei commenti, ci vediamo lì. Ma non dimenticate che abbiamo la possibilità di discuterne insieme di tutto ciò, giovedì 14 luglio alle 21 circa su Twitch. Non mancate, Alla prossima! Ciao gente!